Un giorno il maestro prese un uovo d'aquila e lo mise nel nido di una chioccia. L'aquilotto si schiuse insieme ai pulcini e crebbe con essi. Così inizia uno dei racconti più potenti di Anthony de Mello, una parabola che ci tocca nel profondo dell'anima. C'è un'aquila che vive nel pollaio, convinta di essere un pollo. Mangia briciole, raspa la terra, non osa alzare lo sguardo al cielo. Ha dimenticato chi è veramente. Quest'immagine potente, che Anthony de Mello ci regala nel suo illuminante libro Messaggio per un'aquila che si crede un pollo, racchiude una verità tanto semplice quanto rivoluzionaria. Viviamo molto al di sotto delle nostre possibilità, prigionieri di condizionamenti che ci impediscono di spiccare il volo verso la nostra vera natura. Il problema non è che non sapete ciò che cercate, il problema è che non vedete ciò che guardate, ci provoca De Mello. Quanto profondamente questa sua osservazione risuona con gli insegnamenti sia del cristianesimo che del buddismo. In entrambe le tradizioni troviamo lo stesso invito pressante al risveglio. Buddha significa letteralmente il risvegliato, mentre Cristo ci esorta continuamente: vegliate, svegliatevi. Non è sorprendente questa convergenza? Ma da cosa dobbiamo risvegliarci? Dal sonno dell'inconsapevolezza, risponderebbero all'unisono maestri cristiani e buddisti, dal vivere come automi, reagendo meccanicamente agli stimoli esterni, dal credere di essere ciò che non siamo, polli invece che aquile. La spiritualità significa svegliarsi. La maggior parte della gente, anche se non lo sa, è addormentata. Nascono addormentati, vivono addormentati, si sposano addormentati, mettono al mondo figli addormentati e muoiono addormentati senza mai svegliarsi, scrive De Mello con la sua caratteristica franchezza. Sia il buddismo che il cristianesimo mistico ci parlano della necessità di liberarci dalla prigione dell'ego. Per spiegarlo, il buddismo usa il termine anatta, che si traduce come non sé. Il cristianesimo, invece, parla di morire a se stessi. Due linguaggi diversi per esprimere la stessa profonda intuizione. Quello che chiamiamo io è in gran parte una costruzione mentale, un insieme di identificazioni e attaccamenti che ci tengono incatenati e che è decisamente meglio abbandonare. Un giorno, un'aquila volò maestosamente proprio davanti al pollaio. L'aquila, che si credeva un pollo, alzò gli occhi e la guardò, proprio come facevano gli altri polli, continua De Mello nel suo racconto. Questa immagine straziante ci mostra quanto possiamo essere ciechi di fronte alla nostra vera natura. Ed ecco un altro sorprendente punto di contatto. Entrambe le tradizioni affermano che la nostra vera essenza è qualcosa di straordinario. Il cristianesimo parla di essere figli di Dio, creati a sua immagine e somiglianza. Il buddismo Mahayana parla di natura di Buddha, presente in ogni essere. Non sono forse due modi diversi di dire che siamo aquile e non polli? Non c'è bisogno di cambiare nulla. Non c'è bisogno di diventare qualcosa che non siete già, insiste De Mello. Tutto ciò che dovete fare è aprire gli occhi e vedere. Il regno dei cieli è qui, ora, dice Gesù. Il nirvana è qui e ora, insegna il buddismo. Non c'è nulla da raggiungere, nessun luogo dove andare. C'è solo da riconoscere ciò che già siamo, da sempre. E il maestro un giorno prese l'aquila, la portò su una montagna e la invitò a volare. Tu appartieni al cielo, non alla terra. Distendi le tue ali e vola. Ma l'aquila aveva paura dell'ignoto e tornò zoppicando al pollaio. Quale messaggio più potente potremmo ricevere oggi, in un mondo che sembra sempre più frammentato e diviso? Le antiche tradizioni spirituali di Oriente e Occidente ci parlano con una sola voce. Siamo molto più di ciò che pensiamo di essere. Siamo aquile chiamate a volare alto nel cielo dell'infinito e non polli destinati a raspare nel cortile dei nostri attaccamenti.
È tempo di riconoscere la nostra vera essenza. È tempo di spiccare il volo. Non importa se ci definiamo buddisti, cristiani o ricercatori spirituali. La verità è una, anche se le vie per raggiungerla sono molte. Come dice De Mello, il primo passo verso la saggezza è ammettere di essere addormentati. L'importante è svegliarsi. L'importante è ricordare chi siamo veramente. Se desideri approfondire l'argomento, ti lascio il link in descrizione dove puoi trovare il libro di Anthony De Mello. Namaste e che Dio ti benedica.